Ciao, sono Nicolò di Due Fuori una Capanna. Dietro la telecamera c'è Francesca e ci troviamo nel quartiere periferico di Melbourne chiamato Footscray. Alle mie spalle vedete un murales in cui è raffigurato un italiano che è emigrato in Australia nel 1956. Il suo nome è Franco Cozzo. Forse il nome non vi dice niente, ma questa pubblicità sicuramente vi dice qualcosa. Grand Style, where in Brunswick and Footscray, Franco Cozzo, have the pleasure to present to you il modernissimo bedroom suites, dining room and wonderful lounge. Why don't you come for yourself? Questa pubblicità è veramente famosissima. Se siete cresciuti in Australia l'avete vista. Tutti i miei amici australiani sostengono di averla vista in TV almeno una volta e ha iniziato recentemente a circolare anche sui social media italiani. Siamo venuti qui per incontrare il signor Cozzo, che ha gentilmente deciso di concederci un'intervista. Se i migliori mobili volete comprare, oggi, domani e sempre, da Franco Cozzo dovete andare. Lei quando è arrivato in Australia? 26 gennaio 1956, accompagnato con me stesso. Una nave che c'è stata 32 giorni, quella nave, all'avventura, alla fortuna. A Porto non mi è venuto a prendere nessuno. Qual è il primo lavoro che ha fatto? Il primo lavoro a stirare, pantaloni, bruttissimo, un caldo soffocante. E allora io ci ho detto, chiamai a quello, dico, io me ne vado, io non gliela faccio a fare 300 pantaloni l'ora. E io stavo crepando, dico, ma che sono venuti in Australia per morire? Allora, E dopo quello? dopo quello a bussare porte, knock on the door to door, vendere elettrodomestici, che non c'era ancora la televisione, e allora io vendevo la box, guarda che abilità, radio, gramma e televisione, tutto unita. 5 anni di pagamento, signora, ma il frigorifero ce l'ha lei? Ma figlio mio, siamo arrivati, abbiamo viaggi da pagare, questo e quell'altro. Signora, quanti figli c'ha? Guarda quanto ce n'è, 6-7 bambini, signora, qua prendo un sacco di soldi. A me mi bastano 4 stelline, che erano stelline allora, al mese, e ci do refrigerator, sentimi, lavatrice, oh, ma la lavatrice voglio perché mi sono stanca di lavapolvere. Vendevo io per 3 volte in più da tutti i commessi che erano lì dentro. Tutti italiani erano, grechi e italiani. E allora come intuisci che so che io è italiano? Perché l'italiano che fa? Quando si compra a casa che fa? Comincia a pitturare a casa, avanti alla porta che ci pianta broccoli, cipolle. Allora si capiva che erano italiani. E allora andavo sicuro, oh, già l'affare era fatto. Io si prendeva 12-13 sterline, 14, 15, 16 a spaccare pietre, che io non ho mai spaccato pietre. I miei mani sono state sempre così. Nato così e cresciuto, e arrivai qui, Madonna mia, disse, che mi ci ha portato in questa terra maledetta. Ho pianto pure in primo tempo, tante lacrime, molto duro. Era bello perché c'era un futuro, io vedevo che c'era un futuro splendido. Io portavo a casa 300 sterline. Oh. E come hai imparato l'inglese? Cioè, L'inglese non lo so neanche adesso, che non mi interessava e non mi interessa. Dopo, cioè, da questo lavoro con gli elettrodomestici, ha l'idea dei mobili, di Franco Cozzo. Sì, ho aperto negozi di mobili, 4 negozi di mobili. Subito. Tutti insieme? Tutti insieme l'ho aperto. Sono andato in Italia, ho comprato i mobili che andavano qui. L'idea della pubblicità che è arrivata nel... L'idea della pubblicità, io sono una persona molto artistica. La pubblicità l'ho fatta perché ho detto io qui mi devo muovere e ho studiato le parole. E ha avuto successo questa pubblicità? Mondiale. Franco Cozzo per la prima volta in Australia dichiara guerra ai prezzi, grande svendita, dove? A Brunswick e Footscray. Se i migliori mobili volete comprare, 30% in meno da Franco Cozzo a Brunswick e Footscray. Da Franco Cozzo dovete andare, dove? A Brunswick e Footscray. Comprate da Franco Cozzo. Poi ho fatto il carosello. Live from Melbourne, it's Carosello, presented by Franco Cozzo. Ho sfondato l'Australia. Ogni mezzogiorno di domenica gli italiani erano seduti a tavola e guardavano a Franco Cozzo. C'erano tanti italiani che arrivavano dall'Italia che non gli piaceva andare in fabbrica, e io lo dicevo per televisione, chi non ha lavoro deve venirmi a trovare che ci metteremo d'accordo. Lei sapeva di essere famoso
su Facebook. Non ci ho mai pensato io. Ci ha parlato della comunità italiana. L'italiano questo è il suo pregio e il suo difetto. Gelosia. La canzone di Albano. Gelosia. Però sono la migliore comunità che c'è a Melbourne. La comunità italiana è show off. Ecco, i giovani italiani adesso, I giovani italiani cosa adesso. devono fare? I giovani italiani che arrivano qua sono malati di cervello. Fate qualche cosa. All'ultimo momento non se ne vogliono andare. C'è chi si sposa e rimane. Intelligente, quello lo chiamo io. E ai giovani che sono in Italia cosa vuole consigliare? Quelli I che giovani cercano lavoro? italiani è bella stare in Italia perché sono abituati a alzarsi tardi la mattina, questo e quell'altro. Alzatevi del letto, è orario di svegliarvi perché siete già maturi. Non state sulle spalle del papà. Se dovete venire in Australia, mettetevi in testa che dovete fare qualunque lavoro, basta che tirate la famiglia avanti, perché quelli che arrivano affamati di soldi. Invece date tempo al tempo. In Italia c'è più tornato dopo che è venuto qua. Sì, sono andato almeno 40 volte. Io l'Italia la voglio tanto bene, ma arrivando là mi stufano gli italiani perché vogliono sapere i fatti tuoi. Ma io sono un immigrante morto di fame, ci faccio. Io saluto a voi particolarmente, grazie che siete venuti, e a tutta la comunità in Italia. E chi mi sa a me, io le voglio tutti bene, non critico a nessuno, però ho detto la verità. Roll on your 40s and grab your board. Short board, long board, fish